Benvenuti in TV. Oggi abbiamo il piacere di avere un ospite da oltre l'oceano, perché siamo collegati con New York, con Jeffrey Lee Campbell, che è un musicista, un chitarrista che ha scritto un libro a proposito di una importante, famosissima tournée con Sting che ma non vi voglio raccontare di più. Abbiamo Giovanni Pollastri, abbiamo Giusy Randazzo con noi, la nostra queen, e ciao, hello Jeffrey, how are you? Hi there Jeffrey, thank you so much. Molto bene. Molto bene. Yes. Hi. So you can so you can speak Italian. No, you cannot. But anyway, you've been here, and I hope to see you again here, so we can meet each other, and you can learn a little bit more Italian. But anyway, let's speak in English. So first of all, thank you for being here with us. It's my pleasure to introduce to our people at Real Team TV your book that is called Do Stand So Close. It comes from Don't Stand So Close to Me, of course, from the Police, because you had such an incredible experience. Let's say something like 30 plus years ago, because we're talking about 1987, 1988, when you toured with Sting. Quindi ragazzi, io gli ho chiesto semplicemente, allora innanzitutto questo è il libro che lui ha scritto, si intitola Do Stand So Close, cioè stammi vicino, che riprende ovviamente il famosissimo brano dei Police Don't Stand So Close to Me, perché lui, signore e signori, ha fatto un tour intero di 180 e passa date, durato circa un anno e mezzo, con Sting nel 1987, quindi ha scritto questo libro. È un'esperienza incredibile. Adesso ci facciamo raccontare un attimino più da lui, anzi gli chiedo come mai ha atteso tutto questo tempo per scrivere questo bellissimo libro. So, why it took you something like 30 years to decide to write such an incredible and marvelous book? Thank you for having me, Giovanni. And I love hearing the Italian language. It is beautiful. It is so musical. It sounds great. It makes me hungry for Italy. People asked, why did it take me so long to write the book? And I said, only halfway jokingly, it took me that long to understand the experience. Wow. You know, for many years after the Sting tour, I mean, I was in my late 20s. I had just moved to New York City when Sting hired me. I was selling candy in Broadway theaters. I went from selling candy bars to being on Saturday Night Live with Sting, to going to Brazil with Sting and playing in front of over 200,000 people. So it was, my head was exploding. It took me many years, you know, to get over the experience, rebuild my career, and then I finally understood it. And a friend said, you should write these down. So I decided to write. Cool. And as you know, as an author, writing is very difficult. So it took me a while to do it. Yeah, I know that because I wrote some books. Allora, ci sono voluti, diciamo, quasi 30 anni, perché poi il libro è uscito un paio di anni fa, quindi il tempo anche di scriverlo, quasi 30 anni per scriverlo, perché fondamentalmente lui ha realizzato veramente ciò che ha fatto con il tempo. Lui era insomma poco più che ventenne quando ha partecipato, quando è stato assunto da Sting, dal team di Sting, perché lui vendeva caramelle a Broadway e nel giro di qualche settimana si è ritrovato al Saturday Night Live e successivamente ad andare in tour. Una delle primissime date è stato proprio il Maracanà, per cui immaginate che passaggio violento, diciamo, da un certo punto di vista. Ad ogni modo dice che adora l'Italia, ma poi gli chiediamo qualche cosa in più sull'Italia. Vedo che ha un amore, proprio si percepisce che c'è un po' questo amore per esatto. l'Italia, l'ho proprio sentito, no? Arriva esatto. Questa cosa. Per cui, anzi, vuoi proprio chiedergli qualcosa su questo rapporto con l'Italia, magari? Esatto, intanto ciao Jeffrey, sono felicissima di conoscerti anche così virtualmente, è un piacere davvero averti qui.
Perché questo amore per l'Italia così, direi, insomma, è evidente, lo percepisco, quindi da donna sono curiosa e vorrei sapere perché è così legato al nostro paese. Okay, so why are you so in love with our country? And by the way, reading the book, I spotted a few episodes about Italy, even before the tour with Sting, because you were here before. Yeah. And so we would like to know a little bit more about your relationship with Italy, connected also to the tour, to the tour you've done with Sting. Sting first saw me playing the guitar in Perugia, Italy, at the Umbria Jazz Festival. He was performing there with Gil Evans' orchestra, and I was performing with Delmar Brown, who was the keyboardist in Gil Evans' orchestra. So my first trip to Italy, even though we had no money and staying in very small hotels, I just loved it. We went to the island of Elba. Beautiful, beautiful. He played in Pistoia, is that correct? Pistoia, yeah, sure. Blues Festival. And then I played in Umbria at the Jazz Festival. Loved Italy. Then when I went back with Sting, of course, very high budget and glamorous, we played multiple cities in Italy. And when people ask me the most beautiful place I saw, I went all around the world with Sting. The most beautiful place I saw, the Amalfi Coast. Oh, yeah. It felt like heaven when I was there. Our hotel was in the cliff overlooking the Mediterranean. So, and then we played Verona in the old amphitheater in the middle of Verona. It was the end of our Italian tour. The food is incredible. The people are beautiful physically and emotionally. I love Italy. Allora, lui ha iniziato la sua prima esibizione in Italia è stato quando Sting è andato all'Umbria Jazz Festival nell'87, tra virgolette, io ero in prima fila. By the way, I was front così row. Per dire, insomma. Così per dire, I was at the Jazz Festival at the concert with Gil Evans. Allora, lui in realtà stava suonando con un'altra band in un locale di Perugia e Sting l'ha visto lì per la prima volta. Poi nel libro c'è spiegata tutta la connessione di come poi Sting ha chiesto a lui di andare a suonare alla sua corte, diciamo. Però lui dice, a parte quel primo periodo in cui ha suonato con un'altra band in Italia, poi c'è ritornato ovviamente con Sting, quindi quella prima volta dormiva in alberghetti e così via. Quando è ritornato dice di tutto il tour mondiale che io ho fatto con Sting, devo dire che il paese più bello è assolutamente l'Italia. La costiera amalfitana è il paradiso per lui. Dice, avevamo un albergo dove era proprio sul mare, c'è una roba stupenda, e il cibo, adora la gente italiana, il nostro modo, infatti l'ho ringraziato, il nostro modo di fare. Ha suonato anche all'Arena di Verona e dice posti del genere sono veramente unici, per cui lui è molto legato al nostro paese, insomma, per tutte queste motivazioni. E noi ne siamo ovviamente felici, su questo non ci piove. Ecco, ma io vorrei sapere, no? Perché è un'esperienza così incredibile, abbiamo detto, dal vendere caramelle a Broadway ad essere catapultati in una situazione gigantesca, non solo appunto proprio per l'esibizione al Maracanà, che già la dice da sé, ma anche proprio sembra una favola. Che è una cosa stupenda, ma come un ragazzo così giovane ha vissuto questa cosa e come anche ha vissuto invece poi il rovescio della medaglia, nel senso, perché come è bellissimo essere catapultati in questa situazione, è anche difficile poi essere ridimensionati drasticamente, no? So it seems, Jeffrey, it seems like a fairy tale. I mean, it seems like from selling candies to play in front of 200,000 people at Maracanã Stadium. And so how was to get in, but also how was to get out of it? Well, it was difficult to get out of it. I just assumed, I had hoped Sting would call me again, but he didn't. And I will tip my hat to his current guitarist, Dominic Miller, who took over after me and is still with Sting. So truly it is a love affair between Sting and Dominic, and I would not want to be in the way of that. That is 30 years of Dominic and Sting. I understand.
I'm very happy I got to spend 1 year with Sting. So most people never get any experiences like that. At the time, I was disappointed that I did not continue to work with Sting, but now I look back at it as one of the many blessings in my life, and maybe the biggest blessing in my life. Ok, quindi dice non è stato assolutamente facile uscirne, che entrare ovviamente è veramente stupendo, ma uscirne non è facile. Lui si aspettava ovviamente, ed è ben raccontato nel libro, verso la fine c'è proprio tutta questa parte dedicata alla fine del tour. Si aspettava ovviamente magari di continuare a lavorare con Sting, visto che per oltre un anno ci ha lavorato insieme e veramente sui palchi più prestigiosi del mondo, lavorando quindi a stretto contatto. Uscirne ovviamente non è stato semplice, perché non solo non è arrivata la telefonata che si aspettava per riprendere a lavorare con Sting, ma ha notato che il chitarrista successivo, sia Dominic Miller, che oltretutto noi abbiamo anche intervistato, è stato assunto subito dopo di lui, è stato arruolato alla corte di Sting subito dopo di lui, e a 30 anni di distanza è ancora lui. Quindi dice, sembra quasi veramente una storia d'amore questa, no? Quasi una love affair. Dice, nel libro comunque dice, sono contento per Dominic, non c'è assolutamente nessuna invidia, però dice, mi è rimasto comunque un anno e passa di lavoro che io ho fatto insieme a Sting, che non mi toglieranno nessuno, e questo è tutto molto ben raccontato. Lui è molto riconoscente a Sting. Ma adesso i rapporti con Sting, il post questa storia, come è stato poi? Insomma, hanno mantenuto comunque i rapporti, sa del libro, ne hanno parlato? So, are you still in touch with Sting, and does he know about the book? I have not seen Sting in a few years. The last time I saw him, he was on Broadway in his show, The Last Ship. Oh, yep. To the show and went backstage afterwards and spent some time with him. He was very affectionate and happy to see me, but I have not seen him. And of course, I don't know where he is during the pandemic. I don't know if he's in New York or not. I heard he might be in New York now. I have not seen him. He does know about the book. Many people in his inner circle have told me they have read the book, but I have not heard from him about reading the book. I heard he doesn't like to read about himself. Well, yeah, I know that. I've met Sting many times, so I know that kind of guy. Allora, dicevo, lui ha incontrato Sting proprio pochi anni fa in occasione di uno show di Sting a Broadway, perché ha fatto The Last Ship, che è un musical scritto da Sting, dove Sting stesso ha partecipato. Perché lui dice, non ci siamo visti molto negli anni, però ho avuto occasione di andare backstage a salutarlo appunto durante una delle performance. È stato molto caloroso, è stato molto affettuoso, c'è quindi ancora un bellissimo rapporto tra di loro, tenendo conto che però lui teoricamente non ha letto il libro, ma le persone nel giro di Sting in molti l'hanno letto e l'hanno apprezzato. Sembra che Sting non l'abbia letto ancora, però Sting è anche uno molto riservato da questo punto di vista. Vediamo se magari in futuro, chissà, magari deve ancora leggere. Rilascerà. Ma a proposito del Broadway e del backstage, Jeffrey ha trovato poi una bellissima occupazione, ossia quella comunque del musicista, perché lui si era trasferito dal nord della Carolina, prima a Miami per studiare, poi a New York per tentare la fortuna, e oltre al tour di Sting e il successivo mancato lavoro successivo sempre con Sting, però ha poi insistito e ha trovato lavoro nel fantastico mondo di Broadway, e ancora ci lavora, a parte adesso con la pandemia, anzi glielo chiediamo. Comunque questo Broadway ritorna nella sua vita, no? Nel senso, esatto, è sempre infatti adesso gli volevo chiedere proprio come ha trovato il lavoro a Broadway e come adesso sono tanti anni che fa questo lavoro. So, you found your job anyway in the Broadway scene. I mean, I'm a musician. I would love to do something like that. I mean, it's anyway a dream. So how did you get into that? Hopefully not selling candies anymore.
But anyway, you find your place, you find your spot in the Broadway scene, and you're still working on that. By the way, not now, I guess, because everything's closed. Correct. We hope Broadway will reopen in maybe September. Good. I hope to go back to work. Yes, after many years after Sting, I was always just looking for work. I was freelance, looking for any jobs, and musical theater, Broadway, is an opportunity for musicians to play. And so I started out as a substitute on Broadway. You fill in for the regular guy when he needs a night off. And then I did a good enough job for a couple of years that I got my own show. My first show was Saturday Night Fever, the Bee Gees disco. They did a musical on Broadway. Wow. So I was very happy playing that music. I grew up on disco, and to be playing Bee Gees music, I was very excited. Then one thing leads to another, but I do that show, I leave to do another show, Dr. Seussical, and then I get offered, then it closes very quickly, but I get offered Mamma Mia, and I say yes. And for how many years? How many years did you play it? 14 years, Mamma Mia. Whoa. A paycheck every week for Broadway never closes. 52 weeks a year. A paycheck every week for 14 years. I say to people, Sting is the crown jewel of my resume, but Mamma Mia was the gig of a lifetime. Wow. Financially, of course. Yeah, sure. Allora, lui ha trovato, appunto, come dicevo prima, ha insistito nel cercare lavoro lì a New York, non è ritornato nel North Carolina, è rimasto lì e ha iniziato come sostituto, perché Broadway funziona anche in questa maniera. Tu cerchi di entrare in quel mondo, in quel lavoro, facendo da sostituto. Quindi sei in una orchestra, diciamo, comunque nel giro di musicisti di una performance di Broadway, qualcuno deve essere sostituito perché sta male, perché per qualsiasi motivo ci deve essere sempre pronto un musicista che lo sostituisce. Ha iniziato così fino a che poi ha trovato un posto fisso nel Saturday Night Fever, insomma, che è una delle insomma, ci siamo cresciuti un po' tutti con le musiche del Saturday Night. Dopodiché ne ha trovato un altro che però è finito molto presto, ma ha fatto il saltino all'interno di Mamma Mia, e in Mamma Mia lui ha suonato per ben 14 anni. Questo cosa vuol dire? Che ogni settimana, perché Broadway non chiude mai, ogni settimana tu vieni pagato. Quindi lui ha trovato questa ulteriore, gli dice sì, sicuramente suonare un anno e passa con Sting è la Coppa del Mondo, così via, ma avere un lavoro come quello di suonare nel play di Mamma Mia per 14 anni e soprattutto finanziariamente, cioè money wise, vuol dire tantissimo. Io direi che volevo solo chiedere un'ultima cosa, Jeffrey. Cioè, guardando sul suo sito o comunque cose a proposito di lui ha suonato con dei nomi pazzeschi, al di là di Broadway e questi musical, ma io vedo dei nomi pazzeschi, al di là di Sting, vedo Aretha Franklin, John Bon Jovi, David Foster. Quindi esperienze incredibili. So Jeffrey, the last question is about Maurizio was reading through the list of people you collaborated with on your website, and he noticed people like Aretha Franklin, John Bon Jovi, and so many people. So I mean, it's a wide spectrum of amazing artists. So this is the last question we're asking you, and tell us something about it. Well, that is correct, because Sting, out of my many years, I only worked with Sting 1 year. And I would do interviews like this and tell a story about Aretha Franklin, or tell a story about Sammy Davis Jr., Michael Bublé. And people would say, oh, is that in your book? And I would say, no. So my publisher said, write another book. So I am writing another book right now.
which I hope will be out by the end of the year, that discusses my many experiences with Aretha, Michael Bublé, Debbie Gibson, multiple Broadway shows. David Foster was with Michael Bublé. He was the producer for that project. And so I've written another book to tell those stories. Good. Allora, allora Maurizio, leggeremo il suo prossimo libro, perché il suo prossimo libro è proprio legato a questa esperienza, perché tutti quanti gli hanno detto, scusa, gli hanno fatto tutti la stessa domanda, hanno detto ok, tu hai scritto il libro che, ripeto, è Do Stand So Close, lo trovate tranquillamente, io l'ho comprato online, è un bellissimo libro con anche tutta una serie di, ci sono tutto un po' di foto, cioè è veramente molto molto bello. È un lavoro completo. È un lavoro che io suggerisco a tutti i musicisti, indipendentemente dal fatto che tu sia fan di Sting o no. Però lui dice, tutti quanti mi hanno detto, ma scusa, ma io leggo tutti questi nomi, John Bon Jovi, Rita Franklin, David Foster, ma Michael Bublé, ma ne hai parlato di questo nel libro? Lui ha detto no, io non ne ho parlato nel libro. A questo punto ha deciso, visto che glielo chiedevano tutti, di fare un altro libro dove racconta invece tutto. Beh, giusto, questo libro è dedicato a quella storia lì, questo a quella situazione. Quindi però comunque... ce ne sarà un altro, oltretutto probabilmente ha avuto anche il tempo di farlo, perché sembra che, questo me l'ha detto ci aveva risposto nella domanda precedente, Broadway dovrebbe ripartire a settembre, per cui lui nel frattempo ha avuto il tempo di scrivere tutto questo. So I thank you so much, Jeffrey. You've been very kind, and we're very happy to be here with you. Say hi to Broadway, say hi to New York City. I miss New York, I've been there. By the way, I lived in New York right on that time, 1988. Just really? For a few. Yeah. I was in the Village, West Village. Oh yes. 14th Street, something like that. Anyway. I live right in Midtown, so I walk to Broadway every night. I haven't owned a car in 20 years. Oh, that's cool. Allora dice che lui, per andare al lavoro, fondamentalmente, lui abita proprio nel centro di Manhattan. Io ho detto che ho abitato a Manhattan proprio nell'88, quindi in quel periodo lì, ed ero anch'io più o meno Midtown, intorno alla 14ª circa. E lui dice, tu pensa che io per andare al lavoro a Broadway ci vado a piedi, esco di casa, vado a piedi e vado al lavoro. Pensa te. Fantastico. Grazie, Jeffrey. Grazie. We will surely interview you again for the new book. Hello to Italy. I miss Italy. You are our guest. So as soon as you come here, just tell us, and we're gonna meet. All right. So thank you so much. Ciao. Thank you, and see you again. Bye. Yes. Ciao. Bye. Ciao, grazie.